ricetta per dare vita a un Adventure con serbatoio da 30 litri? Semplice, si prende la versione standard e la si imbottisce di anabolizzanti, e questo è proprio quello che non è successo con la multistrada V4 Rally, perché a guardarle una parcheggiata di fianco all'altra, sembrano praticamente identiche, colore a parte. Ma è davvero così? Non proprio, perché in realtà in Ducati hanno messo mano veramente a tantissime cose, sono andati a lavorare in tantissime aree e oggi siamo qui per raccontarvi come cambiano nel dettaglio le due moto e soprattutto cosa cambia durante la guida. Per riuscirci mi sono fatto dare una mano da due persone che probabilmente non conoscete, Riccardo e Andrea, ma vi svelerò chi sono soltanto a fine video. Ora riprendiamo da dove eravamo rimasti. Prima di entrare nel dettaglio, un rapido sondaggio, fatemi sapere qui sotto nei commenti, rispondete qui sotto. Avreste preferito la Rally più grande o comunque maggiormente differenziata rispetto alla S, o invece la preferite così come l'hanno fatta? Partiamo dal design, dall'estetica. Indipendentemente dalla risposta alla domanda precedente va riconosciuto il lavoro che hanno fatto i tecnici in rosso, perché nonostante tra le due moto ci siano 8 litri di serbatoio di differenza, la Rally è solo un filo più larga della S e potrà piacere o meno, ma gli sforzi stilistici e ingegneristici per ottenere un risultato simile sono davvero notevoli. Oltre a questo c'è ben altro però, perché la Rally ha ricevuto tante attenzioni sia per quanto riguarda la dinamica di guida sia per quanto riguarda il comfort. Partiamo dalla ciclistica, che può contare su sospensioni più lunghe, con escursione maggiorata e con logica di gestione che si adatta alle capacità della moto, oltre a un freno posteriore più efficace con pedale rivisto per migliorare quello che è un vero e proprio tallone d'Achille della V4S. Lato mappature invece viene ricalibrato il tutto con le mappe dedicate al fuoristrada che vengono aggiornate. Parliamo invece di comfort. In primis il telaietto posteriore è stato allungato per spostare più indietro le valigie e lasciare più spazio ai piedi del passeggero. Di pari passo crescono anche le selle, che per l'occasione diventano più abitabili e dallo schiumato più confortevole. Il cupolino poi è più alto di 40 mm e più largo di 20, mentre le prese d'aria poste sul serbatoio si ingrandiscono e i condotti inferiori per portare aria fresca alle gambe possono essere chiusi. Ultima, ma non in ordine di importanza, è la deattivazione estesa dei cilindri posteriori. In pratica, sulla V4S i cilindri dietro si spengono quando la moto è ferma e si riattivano una volta che si riparte. Sulla Rally, fino a 4000 giri, si viaggia con solo i due cilindri anteriori attivi per migliorare i consumi e ridurre il calore nella zona della sella e mitigare il classico effetto stufa del serbatoio in metallo. Ah già, c'è anche un'altra piccola differenza. Il prezzo. Prendiamo l'allestimento di mezzo, forse il più sensato, travel e radar. La V4S costa 26.890 euro, mentre la Rally 29.890, 3.000 euro in più. A voi la scelta. Prima tappa del nostro viaggio per capire quali sono bene le differenze tra le due multi. Allora, sicuramente la parte più noiosa, quella che nessuno vorrebbe mai fare, l'autostrada, comunque tangenziali, strade lunghe dove si va a velocità costante, sempre dritti, però penso che uno che compra una moto di questo genere lo faccia un po' anche per questo, no? Perché sa che c'è tanto di questo da fare e vuole viaggiare il più comodo possibile. Allora, partirei dal presupposto che entrambe hanno offrono un comfort di altissimo livello, perché la Multi V4S, abbiamo detto più volte nelle comparative, ha una grandissima protezione aerodinamica e nel segmento delle maxi enduro, diciamo standard, no? Misura normale, sicuramente è molto molto in alto. Poi è arrivata lei e ha alzato ancora di più l'asticella. Allora, devo essere sincero, lato pilota, chi guida, lo spazio che si ha in sella è praticamente identico. L'unica differenza è che la Rally in configurazione sella bassa, io che sono alto 1,80 m, mi trovo bene, anche con la distensione delle gambe la preferirei un filino più alta, potrei alzarla, ma anche così mi trovo. Con la V4S normale, posizione sella bassa, le gambe sono un pochino troppo piegate forse. Oltre a questo però spazio in questo senso praticamente identiche, la differenza poi dell'altezza della sella viene data anche nella posizione, dove con la Rally si è un po' più sul manubrio, no? Si riesce ad essere più sopra la moto e meno dentro, come nel caso della S. Poi sulla S si alza la sella e il problema si risolve. Protezione aerodinamica anche per questa caratteristica che c'è proprio a livello di posizione.
È abbastanza simile, chiaramente la Rally fa un po' meglio perché il plexiglass è più grande e vengono protette un po' di più le spalle, soprattutto anche il collo, mi arriva meno aria, meno turbolenze, si è molto più riparati in tutta questa zona qui. A livello invece di casco siamo molto vicini, con la differenza che la Rally fa qualcosina meglio, però non è una differenza enorme in questo senso. Paramani tirano via un po' di aria dalle dita, ma questo su entrambe. La grande differenza tra le due invece secondo me viene fatta nella zona delle gambe, perché è vero, la larghezza è più o meno identica, la Rally è un filo più larga, ma anche come sono state fatte queste alette qui, oltretutto con la possibilità di chiuderle, lì veramente si tira via tanta aria. Ora d'estate non ce n'è bisogno, anzi più aria fresca arriva meglio è, però si è un po' più protetti, ecco, in questo senso viene tirata via sulla Rally un po' di aria dalle gambe rispetto a quanto accade sulla V4S. Tema calore invece, allora, questo è un bel tema da affrontare, perché? Perché sicuramente la Rally con il serbatoio in alluminio da 30 litri viene su un po' più di calore. Oggi siamo abbastanza fortunati perché non fa eccessivamente caldo, siamo nell'ordine dei 27 gradi, quindi ancora accettabile, quasi 30 se più che andiamo avanti con la giornata, però abbastanza accettabile. È caldo, anche se si tocca con le mani, lì sicuramente un po' più di calore viene su rispetto a quanto accade con la S, che rimane un po' più fresca in quella zona. Il vantaggio della Rally è che la disattivazione dei cilindri anche in marcia, quando sono spenti, probabilmente aiuta a tenere un po' più fresca la moto, però in questo senso la S vince a mani basse perché non c'è una grandissimissima differenza, però è sicuramente più fresca. Serbatoio in plastica del resto aiuta e non poco. Però tutte e due a altissimo livello come comfort, sia per chi siede davanti sia per chi siede dietro. Ecco, come pilota ho apprezzato che sulla Rally il passeggero fosse un po' più indietro, quindi è un po' più staccato, dà un po' più di aria, alla lunga potrebbe non essere male. E soprattutto, cosa che ho apprezzato più di tutti, la gestione del gas della Rally, che è molto, secondo me, migliorata rispetto a quella della S. C'è meno on-off, non che di lì ce ne sia tanto, ma è proprio più fluido qua, e in autostrada, anche quando magari c'è un po' di traffico, nella classica, quando si gioca un po' col gas, è un comfort, un plus non da poco, soprattutto dal punto di vista della comodità. Però dai, adesso ripartiamo, che andiamo a fare, cominciano un po' di curve e vediamo anche qui quali sono le differenze, come si comportano. Andiamo! Finalmente è arrivato il momento di parlare, che differenze ci sono, come si comportano entrambe le moto nella guida un po' più sportiva, quando ci si vuole divertire, quando iniziano le curve, è la parte goduriosa del viaggio. Però prima giusto due commenti veloci su delle cose di praticità, comodità se vogliamo, perché ci sono delle differenze, nel senso che sulla Rally, siccome c'è il serbatoio in alluminio ed è questa è una sorta di cover, tutto quello che vedete sulla Rally invece è proprio serbatoio, non è stato possibile mettere qua, come sulla S, lo sportellino con dentro anche la presa di ricarica per inserire il telefono, e è stato messo qua davanti. Che differenza c'è? Beh, c'è la differenza che quello lì è più grande ed è molto comodo, perché ad esempio chi ha i telefoni di dimensioni un po', diciamo, maggiori, come può essere l'iPhone Pro Max o anche qualche Samsung, adesso non conosco bene i modelli, farà un po' fatica a metterlo qui dentro, è abbastanza stretto, sembra un doppio senso ma non lo è, mentre di là sulla Rally è molto più comodo. Viceversa però per le chiavi keyless, chi volesse inserirle qui dentro come faccio sempre io, qua basta lasciare la chiave aperta, è facilissimo, si ritrova subito. Sulla Rally invece diventa un po' un problema andarla a recuperare, è un po' più profondo, quindi bisogna proprio cercarla con le mani e quindi non è comodissimo da quel punto di vista, quindi 1 a 1 direi. La vera differenza invece la fanno le valigie, perché la Rally ha le valigie in alluminio in questo caso e si tirano via con un click, e quando vanno rimesse sopra basta spingerle e si agganciano.
Sulla V4S con le valigie in plastica invece è abbastanza comodo, comunque il meccanismo si apre, si alza qui, si tira la levetta e si sfila, però sia togliere che rimettere le valigie è un po' più macchinoso rispetto a quelle in alluminio, che tra l'altro sono più capienti. L'unica cosa che mi sento di segnalare sulle valigie della Rally, quelle in alluminio, è il sistema di apertura, che è comodo, classico con la fibbia che si alza, però è davanti e non è dietro. Di solito le valigie si aprono, si mette la chiave dietro, si apre lo sportello in avanti. In questo caso è il contrario, c'è da farci un attimo l'abitudine, però una volta che l'aprite davanti potete anche decidere di sganciare completamente il coperchio e quindi viene via per intero, magari dovete mettere dentro qualcosa di particolare o banalmente sostituirlo perché si ammacca. Basta, fine del commento su praticità e utilità, parliamo delle cose interessanti. Allora, che differenze ci sono? Beh, la Rally l'avevo elogiata tantissimo quando l'ho provata in presentazione stampa in Sardegna qualche mese fa. Confermo tutto quello che ho detto, anzi con le Scorpion Trail 2 aggiungo anche che va meglio, però quando si mettono a confronto direttamente qualche differenza salta fuori, nel senso che da una parte abbiamo una moto che dove viene molto di più fuori l'indole da viaggiatrice, non ti fa neanche venire troppa voglia di aggredirla, poi dipende sempre dal tipo di strada in cui si va, dall'altra invece c'è una moto che si conferma, penso di averlo detto 1000 volte, ma si conferma veramente una lama, cioè questa qui quando ci sono le curve è molto leggera, sveltissima a entrare in curva, un 19 che è poesia, poi con queste gomme qua cioè veramente devastante, sia col passeggero sia senza, ma questo poi ne parliamo più avanti. E quindi beh, c'è un po' una differenza, per quanto le moto comunque rimangano simili, motore identico, c'è la questione della taratura del gas che si avverte meno quando si danno un po' più di smanacciate, che c'è della differenza, ma sulla Rally è secondo me tarato molto meglio il ride by wire, e soprattutto anche il cambio quick shifter sulla Rally è più morbido, entrano meglio, non è che è più lento, è solo più morbido, è un velluto veramente, qui invece è un filino più contrastato, ma stiamo parlando comunque di due cambi di altissimo livello. Andando avanti, allora entriamo un po' più nel dettaglio, nel senso che il funzionamento è uguale per tutto, sospensioni, motore, freni, è tutto completamente uguale. La differenza la fanno un po' la taratura delle sospensioni o comunque il fatto che la Rally abbia più escursione, c'è più trasferimento di carico e a parità di assetto rimane sempre un filino più morbida, senza accezione negativa, più confortevole sicuramente. E invece l'altra differenza la fa la posizione di guida, che da una parte sei proprio sopra la moto, dall'altra sei un po' più dentro, come abbiamo detto prima. Questa è una cosa che mi piace molto quando si viaggia in autostrada sulla Rally ad esempio, o quando si va nel traffico. D'altra parte, parlando di sella alta e sella bassa, mi piace molto la posizione di guida della V4S quando si comincia ad alzare un po' il ritmo, perché la guidi, non dico come una naked, nemmeno come una motard, però si guida veramente bene, ti fa spostare un po' di più con il corpo, ti fa venire voglia di spingere di più, come è giusto che sia. Scivolo un po' in avanti, forse su quella lì che è un pochino più larga magari scivolo un po' meno. Non sono impegnativissime, quella deve essere un pochino più cauto, diciamo. Però è bella la sensazione che ti dà, perché è morbida, però chiaramente quando c'è curva e poi altra curva devi... Beh, c'è bello il centro di alto, devi spingerla devi più. dare una mano te. Quando passi subito da una all'altra, ti sembra quasi che quella lì dietro sia un pochino alta. Qua è come se il dietro fosse un pochino più alto. Chiaramente qua è più alto perché è più alta la forcella, ti dà la però. sensazione di essere ruotato più un pochino in avanti. Eh sì. E non è brutta. Beh, sei più sopra la moto, Sì. è quasi più da fuori strada, tra virgolette. Sì. Certo. Però stai su bene comunque. Il motore... Io in seconda stavo. In seconda praticamente. Sì, ma è comunque morbido, perché ho provato a fare le curve. Metti la terza e lei te la tiene, ma anche a marce alte, cioè a giri bassi Sì. funziona. Viaggiano? Sì. No, Non troppo. L'hai tirata un po'? Sempre tenuta in touring. No, ma anche sul... vabbè, quello che è, ma anche sul dritto. Sì, no, vabbè. È cattiva come erogazione, ma poi magari non ho aperto tutte, può darsi. Ma è lineare. No, ma invece, cioè non è brusca, non ha un off, no. non ti mette in difficoltà. Non pensavo, ma tanto freno motore. Sì, non tantissimo rispetto magari ad altre. Quando scali la senti che sì. frena davanti. Sì, tanto, però non, cioè perlomeno Riesce è molto modulabile. Sì. E comfort sono comodo. Comodo, Sì? Quella di più?
Quella di prima perché è la impostazione che è forse più forte. E aria che arriva Mi è sembrato pressoché uguale. anche sotto? Sì, anche sotto. Solo quella lì forse un pochino più di caldo, ma Vibrazioni? non mi è sembrato. Cruise control adattivo? Ho provato, Eh. fa senso. Eh? Fa senso, però è comodo, come lo 7 è comodo. E sospensioni? È sempre abbastanza rigido. Ok. Non è morbidissimo e mi piace. Ok. Cioè a volte mi aspettavo che fosse più morbida, Ma dietro o davanti? un po' in generale. Ok. Però non è che ti salta. No, ti salta copia via. bene, dici. Copia bene, però è bella rigida. Incomode e semiattive, eh? Sì, C'hai l'assetto giusto sì, sempre. sì, no, sì. Me l'aspettavo così. Te l'aspettavi così? Sì. Perché? E a differenza della tua, in generale un pochino più filtrata. Beh, sì, c'è tanta elettronica. Sì. Però non è una brutta elettronica. No, non è, però capito, non è che la smatura dici che caspita, ti stava meglio una volta, ti stava meglio quando ti stava peggio. Tu diresti che da questa qui deriva questa qua? O sono due moto completamente diverse? Vabbè, alla fine in generale sì, come guida però poi la senti che è diversa. Ok. Vabbè, a parte dal momento in cui sali, subito l'impostazione, forse qua la sella Beh, è diversa, sì, è diversa la sella. subito senti che è diversa e quindi di conseguenza ti invoglia anche a fare cose diverse, cioè magari di andare un pochino più lineare, più calmo, però poi le sospensioni sono quelle. Qua senti un pochino di più quando vai a fare i trasferimenti di calma, ma non è brutto, cioè non è mai una fucella che ti affonda troppo, dici caspita vorrebbe. È bello, perché comunque secondo me è un concetto di moto diverso. Ok, quale ti piace di più? Se usassi la logica direi questa, Ma? però una parte di me penserebbe anche a questa. Se Perché? quel voglio ma non posso, perché comunque è una moto più impegnativa. Ok. Cioè, se fossi E perché allora la prenderesti? Colore a più parte? grande, più importante, c'è da vedere. Poi passi per strada, non noti la differenza, però il serbatoio così è più bello che questo, cioè, Ok. secondo me. Posto, ripartiamo. E quindi le differenze di guida quali sono? Se alla fine il motore è uguale, spinge praticamente uguale. Allora, differenza principale sicuramente che abbiamo detto questa è molto più svelta e questa invece ti invita a guidare un po' più fluido, a magari piegare meno, fare un po' più di percorrenza. Con entrambe si riesce a tenere un ritmo veramente altissimo. Una cosa che secondo me va assolutamente sottolineata è il freno posteriore. Sono diversi, quello della Rally è stato migliorato e abbiamo sempre detto che il freno posteriore della S fosse un po' un limite e questo si conferma. Però si avverte quasi di meno perché sulla S non mi viene neanche col passeggero quasi la voglia di usare il freno, non sento questa necessità. Sulla Rally invece che essendo più alta comunque si muove un po' di più, c'è più trasferimento di carico, è un po' più pesante anche perché quando si fanno le curve questa si sente che è più leggera, mi viene più voglia di usarlo e quello funziona bene, molto bene. Bel mordente, sempre molto morbido, fluido quando si aziona, quando si usa, ti permette di tenere perfettamente la traiettoria. Quelle rare volte invece che lo voglio usare sulla V4S, lì un pochino viene a mancare un po' di mordente, un po' di potenza frenante e va schiacciato un po' più forte, mette un po' più in crisi la, diciamo, fluidità della guida in generale. Altro? In realtà mi sembra abbastanza chiaro, nel senso che da una parte c'è una moto che sia che venga guidata fluida, sia che si aggredisca, cioè, potete farci quello che volete, lei tra le curve fa sempre estremamente paura, è sempre bellissima da guidare, non mi stancherò mai di dirlo. Dall'altra invece c'è una moto che è sportiva volendo, però bisogna mettere in conto, nel caso si voglia anche aggredire, perché non è che non si possa fare, però bisogna metterci un po' più di fisico, spostarsi magari un po' di più sulla moto, aggredirla un po' di più nel vero senso della parola. Lì devi far capire che il capo sei tu, perché sennò diventa pesante, un po' impegnativa. Qui invece è anche un po' più semplice da guidare, come è giusto che sia, soprattutto per baricentro più alto in questo caso e per il peso maggiore. Questo è quello che mi viene da dire tra la guida diciamo più sportiva e adesso continuiamo, ma ultimo commento, riprendo quello prima del calore. Ecco, quando si diminuisce la velocità, quando ci si ferma magari al semaforo, allo stop, il lavoro di attivazione quindi estesa dei cilindri che rimangono spenti anche durante la marcia non aiuta più, nel senso che in questo caso il caldo viene sul serbatoio, dopo un po' comincia
abbastanza a scottare, come è normale che sia del resto, però lì viene su molto più caldo. Qua invece, per quanto non sia la moto più fresca del mondo, è decisamente accettabile anche con temperature molto alte, perché oggi siamo intorno ai 30 gradi fissi. Quindi un po' la domanda potrebbe sorgere, perché in presentazione avevo detto che la Rally è, non dico la fotocopia da guidare, ma quasi, della V4S, e mi sento di confermare e in parte smentire quello che ho detto, perché dipende da dove si guida. Se la strada è molto larga, nel senso che le curve sono belle larghe, allora non sono identiche, ma questa è molto vicina a questa qui in quanto a sportività. Se invece la strada diventa più stretta, le curve magari quelle quasi ad angolo, molto strette, magari non pulitissime, dove c'è bisogno di guidarla molto velocemente, quasi motard, beh, allora la V4S chiaramente fa la differenza. Dai, adesso mi rivesto e partiamo, ci vediamo dopo per i commenti sul passeggero. Allora, siamo quasi arrivati alla fine della nostra prova. Oddio, in realtà manca poco alla fine del video, ad arrivare a casa a Milano mancano ancora un po' di chilometri, però vabbè dai. E credo che sia arrivato il momento di introdurre un argomento abbastanza importante quando si parla di un confronto del genere, che è il passeggero a 360 gradi. E anche la gestione della moto, soprattutto quando si è fermi o nelle manovre a bassa velocità. Partirei un attimo da questo, nel senso che manovre a bassa velocità, allora, stiamo parlando di due moto, chiaramente la S è un po' più semplice da gestire in quel senso, ma entrambe, farle in versioni a U, quando si è in mezzo al traffico, si tiene magari un po' sotto carico il motore, ci si aiuta con la frizione e il freno dietro, sono veramente molto bilanciate, molto equilibrate e si fa poca fatica a patto di trovare il giusto equilibrio, che è una questione di abitudine, di passare un po' di tempo in moto, no? Dico, con la S forse un po' più semplice, non tanto a livello di bilanciamento, anche se chiaramente il baricentro è un po' più basso, quanto proprio a un discorso di altezza della sella, perché lì è più bassa, si fa prima mettere piede a terra. Comunque anche in questo senso, io che sono alto 1,80 m, su questa qui non ho problemi a toccare, però se penso magari in presenza del passeggero, valigie, quindi a pieno carico, condizione peggiore, in salita, c'è da fare uno stop particolare d'emergenza, è chiaro che un po' tutta la massa, la mole della moto con l'altezza della sella si sente, anche se col minimum preload scende di parecchio e agevolano un poco tutte queste situazioni, perché da magari cadere da fermi a restare in piedi è veramente un attimo, e questo sistema in questo senso aiuta tanto. Chiaramente la S, che ce l'ha, fa ancora meglio. Per quello che invece è la gestione della moto da ferma, ovvero tutte quelle manovre di sposto a motore spento o tiro su dal cavalletto, che è una cosa che molti non considerano, ma in realtà su moto così grandi è abbastanza importante. Allora, con la S non ho avuto nessun tipo di problema, dicevo, si tocca molto bene, tirarla su dal cavalletto è semplice, anche in questo caso ottimo bilanciamento. Con la Rally è come anche durante la guida in determinate condizioni, come dicevamo prima, serve un po' di forza in più, soprattutto per tirarla su dal cavalletto. Chiuso questo discorso, passeggero. Allora, partirei da lato guidatore. Qui entrambi fanno veramente un ottimo lavoro, cioè il sistema di gestione delle sospensioni elettroniche veramente ottimo. In auto fa tutto lei e in entrambi i casi, come avevo già detto più volte anche sull'S, forse rimane un po' troppo morbida, diciamo, dietro soprattutto, rimane troppo molle, non mi fa impazzire quando c'è da guidare, ma in un utilizzo a 360 gradi veramente comodo, e soprattutto in entrambi i casi il passeggero non si sente. Sulla S, che ha le pedane un po' più vicine, magari ogni tanto si potrebbe toccare dentro col tallone, soprattutto se chi siede dietro tiene molto avanti i piedi. Però durante la guida, quando ci si vuole divertire, ad esempio tra le curve, nessun problema. Se avete dietro un passeggero abituato ad andare in moto, che quindi vi segue come si deve, non dico che non si sente, perché comunque ci sono su dai 50 agli 80, non so, poi potreste portare chili in più, però è veramente ottimo lavoro, la moto rimane molto bilanciata e aiuta tanto in questo senso.
e forse la rally, anche se si aggiunge un po' di peso, quindi diventa più difficile forse tirarla su dal cavalletto laterale, però quando si guida secondo me lì si avverte ancora meno, anche perché ce l'avete un po' più lontano e lo avvertite anche meno voi, soprattutto in autostrada dove lì invece proprio zero, non si sente niente. Invece per quella che è la vita del passeggero dietro, faccio venire qua Andre, che oggi l'ho portato dietro tutto il giorno, e questo è quello che avevo da dirvi io. Invece te hai passato dietro tutto il giorno. Innanzitutto forse che 2 palle, perché faccia un po' caldo, però com'è dietro? Differenze, anche se dicevi che non c'è un abisso, ma Sì, allora, sono tutte e due assolutamente molto comode, perché sono molto grandi, c'è tanto spazio, la sella comunque è comoda. Se dovessi scegliere quella più comoda direi la Rally, ok, perché sì, c'è tanto spazio su tutte e due, sulla Rally ce n'è un po' di più e la sella mi è sembrata un po' più morbida, Ok. un filino più morbida. Per il resto sì, sono abbastanza simili a livello di aria, diciamo, aria che arriva sul corpo, che arriva, ma non è stata fastidiosa, soprattutto in una giornata come oggi dove a parte la mattina un po' fresca, poi sei andata a un scaldare. disastro, esatto. Allora, l'unico punto sullo spazio che mi sento di dare è con Le valigie? le valigie qua. Non tanto queste qua d'alluminio, ma con quelle in plastica che già qua andavo un po' a toccare magari coi polpacci e con il tallone. Con quelle in plastica ancora un filino di più, quindi con qualcuno magari un passeggero un filo più basso di me potrebbe dar fastidio potrebbero dar fastidio le valigie. A livello invece quando si guida, no? Perché ok, va bene stare comodi seduti, però trasferimenti di carico, anche l'ergonomia banalmente della maniglia per come ci si tiene, tutte queste cose qua. Le maniglie si tiene bene, sono perfette. Passando al calore invece, ovviamente come abbiamo detto prima, la Rally scalda anche davanti per il serbatoio in alluminio. Arriva un po' di calore anche dallo scarico, Ok. ma questo anche sulla S. Tema calore, ma differenze sostanziali tra le due? Allora, la Rally è un po' più calda, come dicevamo prima, anche colpa del serbatoio d'alluminio, Ok. ma ci sta. Sale un po' di calore anche dallo scarico, pure sulla S, e lì un po' si inizia a sentire, soprattutto da fermi magari. E invece quando l'ultimissima cosa, quando si va a frenare, magari sai frenate un po' più non di emergenza ma un po' più forti, come può succedere in autostrada o anche quando si guida, lì differenze magari tra le due anche? Questo è un punto a favore della S, perché con la Rally si aveva un po' di più di trasferimento, ok. sì, ma comunque niente di ingestibile. E sì, diciamo che nonostante questo fattore mi sento comunque di ritenere la Rally la più Comoda. comoda. Beh, allora forse obiettivo centrato, no? Per Ducati. Vabbè, adesso dai, andiamo avanti, ci mancano pochi chilometri, finiamo il video e poi andiamo a casa perché la giornata è stata abbastanza lunga. Ok, giornata non finita, mi mancano ancora un po' di chilometri, però il video per voi finisce qua. Dovremmo aver parlato più o meno di tutto, almeno di quelle che sono le differenze tra le due moto. Non siamo entrati nel dettaglio di come è fatta una, come è fatta l'altra, di come va una, di come va l'altra, nello specifico almeno sulla singola moto, perché comunque le abbiamo già provate. La S poi è stata raccontata in tutte le salse, la Rally è già stata fatta la presentazione, credo che in futuro arriverà ancora qualcos'altro, ma il video, come abbiamo detto all'inizio, era per metterle direttamente a confronto e capire dove si differenziano, che comunque non sono in poche aree. Partirei dai consumi. Allora, la Rally ha fatto 14,5 praticamente chilometri al litro, mentre la S 1 chilometro al litro in meno, quindi 13,5 diciamo. Allora, qualcuno poteva non aspettarsene in realtà, perché questa pesa meno e per una serie di motivi sicuramente anche un po' meno impatto aerodinamico. La vera differenza sta nel sistema permanente di deattivazione dei cilindri posteriori che questa ha, e questa invece funziona solamente quando la moto è ferma. Quindi è
è una cosa che non si avverte, l'avevo detto anche in presentazione, non si avverte quando si spengono, almeno che non si sta proprio attenti, e si fa veramente fatica a capire quando invece i cilindri che si disattivano rientrano in funzione. Però all'atto pratico funzionano, magari non tantissimo per la trasmissione del calore, ma almeno per quelli che sono i consumi funzionano. Abbiamo fatto altre prove dove la S consumava meno, è vero, però ci tengo a specificare che oggi in realtà di autostrada, comunque lunghi tratti a velocità diciamo costanti, dove la moto peraltro consuma meno, non abbiamo fatto molti chilometri in questo ambito, abbiamo fatto tanta montagna, che è vero che c'è la discesa ma c'è anche tanta salita, e anche quando si fanno le immagini, i passaggi, camera car, tutto quello che volete, il consumo sale, e in questa volta ne abbiamo fatte un po' di più del solito, almeno rispetto a quella che è la media, tante inversioni, quindi direi che ci sta, è in linea, perfettamente in linea con quello che abbiamo rilevato le altre volte. Detto questo, credo che manchi forse solamente l'ultimo tema, che è quello relativo al chi dovrebbe comprare uno, chi dovrebbe comprare l'altra, o meglio, quale risponde a quale esigenze e qual è l'altra, premettendo che entrambe possono essere una moto identica, nel senso che possono rivolgersi allo stesso target, per quanto poi sono diverse, però secondo me chi magari è anche di gamba un po' più corta, ha meno esperienza con queste moto, con le maxi enduro, e magari non è convintissimo di fare il passaggio, però vuole una moto comoda col 19 con cui magari fare anche un po' di fuoristrada, viaggiare nel comfort e non rinunciare alla sportività, quella bianca, la V4S, è la risposta perfetta. Chi invece è un po' più alto, di gamba un po' più lunga, anche più di me, perché io devo dire sto bene su tutte e due, ma chi magari potrebbe essere veramente 1,90 m, 95, 2 metri, magari è anche un po' più forte, visto che si stancherebbe meno, beh, la risposta è la Rally, che in questo senso va incontro anche alle esigenze di quelle che sono viaggio puro, perché con questa qui salti sopra, per dire, quando abbiamo fatto benzina, questa non si era neanche consumata la prima tacca, che comunque è più grande rispetto a quelle della S, mentre questa era già a metà serbatoio comunque. Cioè, qui ci fai veramente tantissimi chilometri con un pieno, e soprattutto il comfort in linea generale, soprattutto se si deve guidare tanto, se si deve stare tanto in moto e ci si deve fermare poco, è veramente molto alto. Stamattina ho detto che le protezioni aerodinamiche sono simili, perché questa fa molto bene, ma adesso che ci ho fatto una giornata in sella e tutto, devo dirvi che non sono lontanissime, ma qui dentro, cioè, si è veramente dentro una bolla. Credo che maxi enduro che proteggano così ce ne siano ben poche. Tra l'altro, se la volete usare anche in inverno, la chiusura dei flap in basso potrebbe tornare comoda. Prima di salutarvi, come al solito, fatemi sapere qui sotto nei commenti se ho dimenticato qualcosa, volete approfondire qualche tema, sono a vostra disposizione, ma volevo presentarvi le due persone che mi hanno accompagnato per tutto il giorno, quindi le faccio venire qua, non sono molto convinte, ma è arrivato il momento. Dai, avanti, su. Perché? Va bene. Allora, perché le avete già viste nel video, però vi dico chi sono adesso. Andre, che ha fatto tutto il giorno dietro su una moto, sull'altra, su giù, è il figlio di Stefano, mentre Riccardo è mio fratello, che tra l'altro non aveva mai guidato una moto del genere, quindi c'è sempre una prima volta. E fine del momento carino, e direi che a questo punto ci vediamo al prossimo video, magari poi ne facciamo un altro insieme.